Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa e effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Allora, questa è una lettura che sinceramente non so perché non ho fatto prima negli anni, perché la tematica è un qualcosa che mi viene proposto continuamente, c'è sempre qualcuno di tanto in tanto che mi chiede proprio questo, cioè io ho una certa età e non riesco ancora a capire che cosa voglio fare da grande, cioè a che cosa dovrei votare tutte le mie energie per quanto riguarda cosa voglio fare come professione sicuramente, ma in generale quello che voglio fare del mio tempo. Poi è ovvio che quello che vogliamo fare del nostro tempo, se vogliamo usare in maniera proficua il nostro tempo, tenteremo di farlo diventare una professione. Però non è sempre possibile conciliare le due cose e comunque in questa lettura non cerco di dirvi precisamente dovrai fare, che ne so, l'insegnante, l'avvocato, l'astronauta, perché poi l'energia va interpretata. Quando si interpreta un'energia bisogna sempre stare attenti a non metterci troppo del proprio. Se io ho una visione limitata su certi argomenti, perché perdonatemi, non sono onnisciente, potrei darvi un'interpretazione molto limitata del vostro potenziale e non è quello che voglio fare. Quindi cercherò di dirvi magari qual è la predisposizione del vostro animo, cosa il vostro cuore percepisce di certi argomenti e così via. Quindi con chi parliamo? Come ho anticipato, parliamo del cuore. Perché? Perché è il centro energetico che principalmente sa esattamente cosa accade in tutto il resto del vostro organismo energetico. Quindi andiamo a vedere quello che salta fuori ciascuna lettura e speriamo di capire che cosa c'è da andare a verificare, voglio dire, di ciascuna energia. Allora, come facciamo? Selezioniamo 4 possibilità. Vi ricordo che questa lettura è atemporale, ci si può tornare quando si vuole, perché comunque nulla è per sempre, purtroppo, quindi ci potete tornare tranquillamente, magari ci sono momenti in cui siete più pronti a cogliere parti della vostra verità, momenti in cui siete pronti a coglierne altre parti. Prima possibilità, seconda possibilità, eccoci qua, mi cadono, terza possibilità dov'è? Eccola qui che ce l'avevo sotto, la quarta possibilità, cosa vuole fare? Eccola qui, bene, ora non ve le vado a svelare subito perché non vorrei mai influenzare nessuno. Non mettiamo le rune per scegliere perché vi dico, sapete, seguo sempre l'istinto e per questa lettura bisogna andare proprio di sentire. Voglio che mettiate casomai in pausa questo video e cominciate a sentire quale o quali di queste possibilità sono la vostra. Saranno la prima, seconda, terza e quarta e poi vado a incominciare. Ok, noi ci vediamo con la prima intanto. Ed eccoci qui con la prima possibilità, la mettiamo qui, prima facciamo la lettura e poi andiamo a vedere effettivamente qual è questo messaggio ultimo del cuore riguardo quello che volete fare da grandi. Dunque, che situazione avete adesso riguardo questo argomento? C'è qualcosa che impedisce loro di capire cosa vogliono fare da grandi? Dunque, siete in una fase in cui veramente volete assolutamente raggiungere un obiettivo. Forse più di qualcuno qui ha anche veramente provato più di una strada e ha probabilmente anche assorbito un bel po' di esperienza nella sua vita riguardo quelle che possono essere delle possibili carriere, riguardo quelle che sono le proprie predisposizioni naturali verso uno o l'altro argomento
attraverso cui esprimere il proprio potenziale nella vita. Siete qualcuno anche che probabilmente ha una grande capacità di adattamento, capacità di indagine, siete in grado di usare il vostro potenziale creativo per reinventarvi. Magari siete anche su una strada in questo momento in cui effettivamente vi piace un po' la situazione che vivete o quello che state sperimentando anche a livello generale, non solo di quello che volete fare, voglio dire, come carriera. Però sento che c'è una parte di voi che manca di convinzione. Non è tanto convinto che, siccome si è sempre andato in questa direzione, inteso come si è sempre fatta questa professione, si è sempre presa questa linea di condotta, si è sempre deciso in questo modo quando si tratta di fare scelte importanti e così via. Ecco, anche se c'è questa caratteristica nella vostra vita, comunque c'è un dubbio in questo momento. Cioè, sto veramente andando nella direzione giusta in generale. Non è che la sto prendendo un po' troppo pesante, cioè mi viene da dire come un generale, no? Abbiamo scelto questo e andiamo fino in fondo. Se la missione è una cavolata, ormai non si torna indietro, ci penseremo casomai quando arriviamo a destinazione. Quindi c'è un qualcosina qui che fa di voi dei condottieri che vogliono mettersi in dubbio, che vogliono farsi le domande giuste. Quindi questa è la vostra situazione. E andiamo a vedere qui cosa crea questa incapacità, magari al momento di essere già convinti di quello che volete fare. Beh, classica situazione in cui uno dice, non lo so, non sono convinto di aver capito tutto perché comunque continuo ad avere problemi. Continuo a trovarmi con sempre delle complicazioni, comincio qualcosa, non la riesco a finire, mi trovo a aver sempre qualcosa da ritoccare, passa il tempo, non riesco a capire se quello che ho fatto è effettivamente mettere esperienza, voglio dire, nel mio curriculum e basta, o se sto veramente aggiungendo qualcosa in generale a quello che sarà probabilmente l'ultima tappa del mio percorso. E quindi c'è confusione su questo, confusione che viene anche probabilmente dal sentire che pare di non afferrare mai, voglio dire, il toro per le corna. Quindi credo che questa situazione sia qui da un bel po' e ci siano sotto delle ragioni di vario tipo. La mia sensazione non c'è qui nella carta, però sapete sempre che io per onestà intellettuale vi dico se è una cosa che c'è o no nelle carte o se lo sto sentendo io. La mia sensazione è che parte di questa colpa sia la rabbia, c'è qualche rabbia verso un concetto qui, c'è molta, che non è il concetto del non ce la sto facendo nel lavoro, non è quella la rabbia che sto sentendo e non è neanche riguardo il sono sfortunato, mi capita sempre di tutto, non è quella la rabbia, c'è anche quella probabilmente, ma quella che sto percependo è una rabbia verso qualcuno. Sto cercando di capire se è una persona, è una persona, ma credo che sia più che altro in generale verso il maschile. Fatemi sentire bene. C'è il padre qui di mezzo, non è mancante la questione padre, però c'è proprio l'energia maschile che viene vista come un fardello. Per cui la responsabilità di prendersi carico del maschile, che è poi l'azione nel mondo, è troppo. Ed ecco perché probabilmente vi trovate sempre in un circolo vizioso di insuccessi, se così li vogliamo chiamare, perché poi se guardiamo la tradizione cinese, non arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati non è un insuccesso, è solo aver trovato qualcosa che non funziona. Quindi si può scartare quell'eventualità e proseguire al meglio su altre, ok? Comunque, detto questo, ora andiamo a vedere effettivamente cosa il vostro cuore desidera. Quindi mettiamo qui queste energie. Andiamo a vedere veramente cosa il vostro cuore desidera. E qual è il suo suggerimento, quindi? Dunque, è vostra natura, quindi è il vostro desiderio di cuore, avere assolutamente la possibilità di sperimentare più situazioni. Quindi quello che state vivendo può avere due chiavi di interpretazione. La prima, state vivendo male questa situazione perché non avete ben capito la vostra natura, quindi pensate che dovete fare lo stesso tipo di percorso, diciamo, tra virgolette, degli altri,
ovvero avere un posto fisso, la casa fissa, la relazione fissa e quelle cose lì. O avere comunque un certo percorso tradizionale, chiamiamolo così, qualunque cosa significhi, di vita. Dall'altra parte, seconda possibilità, potrebbe essere che non riuscite a immaginare in generale l'utilità di continuare a cambiare situazione nella vostra vita. Potrebbe essere colpa della vostra cultura, ma io credo che, o voglio dire del fraintendimento che avete di voi stessi, ma io credo che sia proprio in generale l'incapacità di unire i puntini di tutto quello che vi è successo nella vita e vedere che non è una questione di trovarci un filo conduttore, ma di capire che l'essenza ultima della vostra esperienza in sé è il continuare a fare esperienza. Quindi come si fa a continuare a fare esperienza? Si deve creare una sorta di cambiamento, no? Uno stimolo, insomma, che ci metta nella posizione, nella condizione di doverci interfacciare con qualcosa di diverso ogni volta. Qual è però il punto? Ogni volta questa situazione deve essere brutta, deve essere scomoda, deve essere un problema? No, però evidentemente nella vostra maniera di concepire la realtà, solo lo scomodo e solo che ne so, la sfortuna, l'inconveniente sono effettivamente degni di nota, sono rilevanti e sono funzionali. Quindi si può imparare anche tranquillamente attraverso buone situazioni, miglioramenti, presenze positive e quant'altro. Ed ecco come probabilmente questa energia maschile di cui vi ho parlato qualche istante fa va a creare un po' questo circolo vizioso in cui non riuscite a vivere bene la situazione, quindi c'è sicuramente da andare a guarire un pochettino quello che è la questione maschile, ok? Però detto questo, andiamo a vedere il vostro cuore che cosa vi suggerisce di vivere invece, di fare come esperienza per capire che cosa volete fare da grandi. Ok. Ok. Allora, se ve lo state chiedendo, questo è il mio mazzo, Chiedi al tuo bambino interiore, si chiama. Allora, io direi, qui abbiamo la classica situazione in cui viene detto, non è che devi impazzire a cercare di capire cos'è che devi fare, perché se la tua natura è il cambiamento, intanto comincia con il rasserenarti e il cambiamento non deve, come abbiamo detto, essere negativo, è solo un cambio di stato, un cambio di forma. È la possibilità di sperimentare concetti diversi, quindi il confronto può essere anche con persone piacevoli, per esempio persone di altre culture. Quindi il confronto e l'imparare può avvenire attraverso viaggiare, per esempio, ok? Può avvenire attraverso la natura, in cui siamo quieti e osserviamo la diversità delle casistiche di energia di vita. Diversi animali, diverse piante, diverse stagioni, diversi meccanismi, ok? Quindi viene detto fermati e rallenta, perché il tuo cuore non è che vuole stare su un roller coaster, una montagna russa di emozioni estreme. Vuole stare su una fase, come si può dire più che fase? Su uno stato di risonanza che ha a che fare con la calma, la pace. E voi direte, io non la posso trovare questa pace perché ho sempre problemi da risolvere. Appunto. Ma questi problemi, torniamo al punto iniziale, vengono principalmente dal fatto che dentro di voi c'è questo concetto su cui si può lavorare, ok? Non è che si fa un rito magico, ci si lavora emotivamente, per cui la difficoltà che crea problema è qualcosa che genera mutamento e che vi dà una sensazione di stupore. Il punto è che finché siete troppo impegnati a sopravvivere in conseguenza a questo, non potete fermarvi a osservare. Allora io vi dico, non potete o non volete, perché c'è sempre la possibilità di farlo. Si inizia a piccole dosi e poi si va a incrementare. Si comincia a creare un cambiamento della nostra predisposizione energetica, quindi si smette di
passare per esempio il nostro tempo libero a dire caspita che vita sfortunata che ho, e si comincia per esempio a prendere in mano il cellulare per andare a vedere quelle che sono le abitudini di vita dell'orso polare, ok? Si comincia ad espandere la nostra sensazione di desiderio di conoscere, di sapere, di sperimentare, usando un luogo sicuro, usando uno stato di quiete, usando uno stato di riflessione e osservazione. Mi spiego? Quindi qui viene detto, vedrai che fare questo, esercitare questo aspetto, ti aiuterà a comprendere quali sono i meccanismi che la tua interiorità preferisce, quali sono i cambiamenti che deve fare, e ti accorgerai che avrai una nuova sensazione di entusiasmo verso mille cose, perché in realtà comincerai a percepire gli insuccessi non come insuccessi, ma come sperimentazione. Comincerai a capire la bellezza del negativo e del positivo. Ovviamente ragazzi non avete in 5 minuti, certo le epifanie, i momenti così di chiarezza spirituale ci sono sempre, però volendo essere realistici, qui avrete bisogno di impegno, ok? Vedetela così, l'impegno che ci hai messo fino ad adesso per cercare di sopravvivere, meglio se lo dirigi verso il cercare di vivere, quindi comincia a cambiare proprio questa abitudine. Porta la tua energia da uno stato di interazione con l'esterno a uno stato di interazione diverso. Quindi quello che vuoi fare da grande non è una cosa in particolare, ma è vivere in questo stato di quiete osservazione e espansione senza dover soffrire. È una cosa fantastica. Se ce l'hai nel cuore vuol dire che è parte di te, vuol dire che è raggiungibile. Il punto è quanto ci vuoi credere, ok? E quindi quanto impegno poi ci metterai effettivamente a creare questo passaggio. Andiamo a vedere quindi questa vostra carta cosa dice. Questa che viene suggerita è la via verso l'uscita, c'è qualcosa di buono che sta arrivando. Dai vita a una nuova vita. È proprio il cambiamento, ok, di osservazione, di predisposizione all'esterno, qui che viene a essere veramente suggerito. Cioè bisogna riuscire a creare la trasformazione. Non so se riuscite a notare tutto questo linguaggio di farfalle e falene. Viene suggerita la crisalide, c'è il ranuncolo che è proprio associato alla morte e alla rinascita, c'è il cavallo che è associato alla fisicità, ci sono animaletti che svernano e che portano riserve per sopravvivere, e c'è la capacità di un rapace di osservare dove va indirizzata meglio l'energia, dove va cambiato il tutto, sotto l'occhio costante della luna, che è proprio il regno dello sconosciuto, dell'intimo, delle emozioni. Quindi che cosa vi si sta dicendo? È proprio il riassunto di quello che vi ho detto. Non si tratta di fare una professione, di raggiungere un obiettivo, di avere uno scopo. La vostra vita per vostra natura, per natura del vostro cuore, è sperimentare. Ora sta a voi continuare a credere al paradigma del se sperimento devo soffrire, o al paradigma del se sperimento posso stare tranquillo e godermi la diversità, la possibilità, il cambiamento, il confronto con l'esterno. Ok? Ho appena puntato l'occhio e l'orologio mi dice 11:33. Qualcosa vorrà dire, perché non noto queste cose mentre faccio una lettura, di solito sono molto focalizzata qui. Detto questo, se avete bisogno di una lettura più approfondita, mi trovate all'indirizzo mail. Se invece avete bisogno magari di approfondire un pochettino quello che può essere la tematica del lavoro personale, di tecniche di elaborazione, anche della vostra parte spirituale, mi trovate sul mio Instagram, ok? Detto questo, io vi auguro il massimo, tanta guarigione e finalmente spero che riusciate a trovare quello che volete fare da grandi, ok? Alla prossima intanto, ciao ciao. Eccoci con la seconda possibilità, mettiamo qui l'oracolo che poi ci darà conferma o arricchirà il nostro messaggio, e ora andiamo a vedere in che situazione vi trovate riguardo questo argomento e se ci sono dei limiti, se ci sono dei blocchi, diciamo, delle ragioni per cui magari non riuscite a comprendere cosa fare da grandi. Ok, in che situazione si trova chi ha fatto questa scelta? C'è qualche problema o questa è una lettura solo per vedere se si è fatto la scelta giusta?
Perdonate le mie mani, grazie. Eccoci. C'è una specie di paradosso qui. Dunque, le cose funzionano. In qualche modo siete in una posizione di comodo, viene da dire, cioè magari avete o il lavoro dei vostri sogni o avete strutturato la vostra vita in una maniera che comunque è solida, che comunque vi dà un senso di sicurezza, che comunque vi concede dello spazio e del tempo anche per voi stessi. Però mi pare di capire che c'è un desiderio dentro di voi di andare ad esplorare quello che ancora non avete esplorato. Perché qui mi sembra di dire, sì, non si può dire che io non sia felice, però insomma non è che proprio sprizzo pori, scusate, sprizzo felicità da tutti i pori. E quindi c'è una sorta di dubbio, sto facendo la cosa giusta, sono sul percorso giusto, com'è possibile che io a quest'età sto pensando a fare dei cambiamenti, com'è che mi sento vuoto su alcune aree, come sarebbe stata la mia vita se avessi fatto le cose in maniera diversa, perché no? Allora, capisco benissimo questa situazione, però datemi un attimo un approfondimento su questo. Eh sì. Quindi magari vi trovate anche in un momento in cui effettivamente state già provando ad ampliare un po', magari non lo so, avete fatto lavoro d'ufficio tutta una vita, adesso vi mancano 3 anni alla pensione o state andando in pensione o state pensando di anticiparla perché volete andare a fare l'artista di strada, a creare delle buste di carta fatta in casa con fiori essiccati e volete farne un business o volete ritirarvi a fare solo quello, oppure ci sono vari progetti, più di uno. Comunque capisco, la mente sta cominciando a pensare di tutto e di più, c'è voglia di unirsi un po' di più alla vostra essenza, quindi questo ha completamente senso, non state impazzendo, immagino che questo vi aiuti un pochettino e andiamo a vedere effettivamente cos'è che il vostro cuore desidera e cos'è che vorrebbe vedervi fare da grandi. Allora, cosa desidera veramente il cuore? Mm. Cosa vuole veramente fare da grande questo cuore? Ma pensa un po'. Mm. Dunque, questo cuore non è che dice sto male, sto morendo, però è un cuore che dice io sinceramente vorrei smettere di andare per questo percorso che abbiamo ormai impostato nella nostra vita, quindi quello che abbiamo sempre fatto per capirci, perché c'è una parte di me che effettivamente vorrebbe conoscere una sensazione che non conosce, che non ha avuto modo di vivere in maniera costante fino ad adesso, cioè la completa felicità, la completa sensazione non solo di aver fatto quello che dovevo fare, perché quello è una maniera molto riduttiva di vedere questo concetto. Il vostro cuore vuole in realtà sentire una gioia, credo, di esistere in generale. Quindi vuole avere il tempo di connettere a quelli che sono semplici spunti di serenità che la vita può dare, per esempio mangiarmi un gelato, parlare con uno sconosciuto di qualcosa di interessante, vedere la natura, leggermi un libro, cioè proprio fare cose che generalmente uno considererebbe tipiche di chi non ha nessuna aspirazione nella vita, no? Perché non le si vede, non si è abituati più che altro a vederle come un qualcosa che porta a un risultato, a un vantaggio, a un utile. E questa è un po' la malattia della nostra società, a mio parere.
Quindi vi dice, io qualunque cosa tu stia facendo adesso, per quanto proficua, mi sta di peso, non risuona con questo mio desiderio di sentirmi semplicemente nel flusso del dolce far niente, del sentire che mi piace vivere semplice, fare qualcosa di altamente fine a se stesso per quanto riguarda il piacere. E viene detto, questo è un qualcosa che il cuore vuole che tu faccia, perché vuole che tu ti spinga non solo a conoscerti meglio, ma a sentire quanto puoi in realtà fare per te stesso, perché questo è per te stesso, in una dimensione interiore in cui tutta la tua energia non è solo rivolta a fare qualcosa di materiale, a ottenere un risultato, ad arrivare a una carriera, ad avere tot soldi in banca, ad avere tot relazioni, ad avere un fisico di un certo tipo e così via. Il potenziale umano si estende in ogni direzione. Quello che noi troviamo utile di ciascuna direzione di volta in volta è dato solo da norme sociali, da quello che in quel momento, in quell'epoca viene considerato utile. Su quell'utilità si formano pregi, difetti, mancanze, vantaggi e così via. Quindi il cuore dice non farti fregare da questa roba qui, non continuare in un percorso solo perché sembra che sia quello più furbo da fare in questo momento. A me non me ne frega niente del furbo, io voglio sentire il piacere di esserci. E quindi devi rivolgere l'attenzione a te stesso, a me stesso direbbe il cuore, no? Quindi ragazzi, cosa volete fare da grandi? Giunti a questo punto io direi sicuramente preoccuparvi di voi stessi, in qualunque forma. Volete ritirarvi su una montagna a dipingere paesaggi tutto il giorno? Perfetto. Volete vivere per strada come un artista negli anni 70, voglio dire? Perfetto. Che ne so, volete fare delle opere d'arte usando piume di galline? Va bene, non c'è una forma predefinita di questo, come non c'è una forma predefinita di ciò che è la gioia per ciascuno di noi. Ed è questo il punto. Trova la tua verità, non è trova, che ne so, la regola d'oro su cui vuoi strutturare la tua vita, è semplicemente trova chi sei e fallo. Lo devi fare 10, 100, 1000 anni, perché ti fai questo problema? Perché ti stai chiedendo quanto lo devo fare, come lo devo fare, perché non fai, cioè non esisti e basta. È questo che desidera il vostro cuore, questa forma proprio di serenità, di non attaccamento alle norme, alle regole. E soprattutto il concetto di tempo. Ok? Allora, che cosa vi sta dicendo? Comunicazione. Ah no, scusatemi, comunione. Frequenze di protezione, bellissimo. Vi si sta dicendo, è un po' il messaggio del cuore questo, cioè non ti devi far problemi, cosa farò domani? Qual è lo scopo della mia vita? Che cosa pensano gli altri se io tutta la mia vita faccio questa o quell'altra cosa o la conduco così? Andrà tutto bene. Andrà bene soprattutto e solamente se comincerai a creare perfetta unione con questo tuo desiderio interiore di essere. È una questione di frequenze, non è una questione di materiale. Lascia che il tuo potere personale si esprima completamente. Non si può esprimere completamente se non gli lasci spazio, perché quando lo costringi a stare dentro a certe regole, a certi preconcetti, gli stai restringendo lo spazio, lo stai mettendo dentro una scatola chiusa. E quello che tu stai percependo è il desiderio di evadere. E poi ti dirai, evadere verso dove? Ma chi se ne frega? L'importante è non essere nella scatola. Non è dove vado a nascondermi, perché quello sarebbe andare in un'altra scatola. L'importante è da dove sto cercando di uscire e come mi voglio sentire quando sono fuori. Punto. Quindi il tuo cuore, chi sei da grande, è essere libero, è essere nel momento. Non me ne frega niente se vi state chiedendo è facile, è difficile. Quelli sono problemi della vostra mente, delle vostre scatole che avete creato per voi stessi, entro cui richiudere il vostro potenziale. Se vi state facendo quella domanda ancora non avete capito veramente che cosa vi sta dicendo il cuore, e allora vi consiglio di tornare a questa lettura altre volte. Pian pianino riuscirete a capire, perché questo non è un concetto mentale, è un concetto del cuore, appunto. Ok? Se avete bisogno di un approfondimento per la vostra situazione specifica, se avete bisogno di lavorare su voi stessi, vi trovate sul mio indirizzo mail e lì si può vedere che cosa c'è da fare.
Se invece desiderate semplicemente approfondire un po' le tematiche olistiche, la lavorazione su voi stessi, il vostro viaggio interiore, oltre ovviamente alla divinazione e oltre alle tematiche spirituali, trovate sul mio account Instagram questo e altri contenuti, ok? Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Bene, terza variante la mettiamo qui e poi andiamo a vedere questo oracolo cosa dice, se conferma, se arricchisce o meno quanto è stato detto nella lettura. Partiamo dal vedere com'è la vostra situazione attuale, nel senso cosa farò da grande, come siete messi, su che punto siete di questo percorso, e poi partendo da quell'analisi andremo a vedere effettivamente il vostro cuore che cosa vi dice. Dunque, che punto è la persona che sta guardando questa lettura? Mhm. E come mai stanno guardando questa lettura se questa è la situazione? Ok. E in che maniera questa energia va a creare rilevanza nella loro vita? La ragione per cui questa energia è rilevante. Dunque, state lavorando o già ci avete lavorato e ci siete arrivati al cercare di emanciparvi economicamente, soprattutto da qualche situazione difficile che potreste aver vissuto, quindi magari avete fatto un lungo periodo della vita in cui non era facile trovare sostegno economico, magari c'era sempre qualche difficoltà al lavoro, magari non si riusciva a capire come faccio di questa mia passione un lavoro, dipende, ci sono varie situazioni. E il succo era il riuscire alla fine a sentirsi pienamente liberi, pienamente non solo soddisfatti di noi stessi, ma di percepire di essere in una situazione in cui ce la saremmo cavati qualunque cosa potesse succedere lungo il nostro percorso. Quindi alcuni di voi hanno proprio puntato anche ad arrivare a un punto in cui sono liberi dagli schemi economici, no? Magari state puntando o siete riusciti già a raggiungere il punto in cui non dovete più pagare bollette o magari volete vivere con poco o volete non essere legati al vivere in un paese in particolare. Insomma, ognuno ha la sua idea di che cosa significa emancipazione. Il punto è che adesso la fase in cui siete è un po'... non voglio dire proprio ostile, ma insomma in qualche maniera presenta delle difficoltà, perché c'è una parte di voi che percepisce di non riuscire comunque a attingere pienamente dal proprio potenziale, cioè è come se diceste bene, sto per raggiungere la mia emancipazione o l'ho appena raggiunta e adesso di qui in poi cosa faccio? Come uso le mie energie? Cioè alla fine, una volta che mi sono liberato da questi pesi, da questo essere legato per esempio a certi schemi della società, no? A certe strutture economiche, cosa me ne faccio io del mio tempo libero? E quindi c'è una situazione di quasi disagio, perché sembra di aver fatto tanta fatica o essere qui a fare tanta fatica, per poi comunque arrivare a un punto in cui uno non sa nemmeno esattamente se sia davvero meglio questo risultato che ha ottenuto, o se forse era quasi meglio avere l'illusione di dover fronteggiare difficoltà per almeno avere il tempo occupato in qualche modo. Quindi siete in una fase della vita in cui veramente stanno emergendo come bolle sulla superficie tutte le contraddizioni probabilmente sulle quali avete basato il vostro percorso sia di miglioria della vostra vita, quindi di emancipazione, sia di ideale, quindi quello che il vostro cuore vuole fare. Forse fino ad adesso è stata una percezione e vi state chiedendo: ho sentito bene? Mi sto illudendo? Quindi c'è proprio un momento in cui viene detto: questo istante sarebbe comunque giunto in qualunque direzione tu fosti andato, perché di base, quando sei partito nel tuo percorso di vita, comunque avevi alla radice questa contraddizione, questa discrepanza interiore. Cioè l'illusione che liberarsi da uno schema sociale, economico, quello che è, da una struttura che sembra essere preesistente, per intenderci, fosse il goal finale, fosse veramente
la vera utilità di continuare, che sta dietro, scusate, al fare la tua fatica. Quindi, giunti al punto in cui sembra che il percorso vada meglio, in realtà si apre un altro grande dubbio esistenziale, che ci sto a fare qui, perché ho fatto tutta questa fatica, a cosa sto puntando veramente. Quindi partiamo da lì. Ora vediamo cosa il vostro cuore sta cercando di dire, qual è in realtà la stessa carta. Qual è in realtà il desiderio del cuore qui, cosa vuole fare da grande? Questo cuore cosa vuole fare da grande? Cosa vuole fare della sua vita? Li mettiamo qui così non danno fastidio più avanti. Allora posso dirvi, cercare di emanciparvi non è stata una cattiva idea per il vostro cuore, ma mi sta dicendo non è tutto lì. In realtà quello che desideravo era non sentire il peso delle responsabilità, certo, ma le responsabilità non sono l'unica maniera in cui il peso nella vita di una persona si manifesta, perché il vero peso che io ho è interiore, è fatto di pensieri e di strutture da cui non posso emanciparmi in senso fisico, ma da cui posso liberarmi solo attraverso un percorso comunque di guarigione. Quindi è come dire, ti sei liberato da una gabbia, hai sbloccato il meccanismo, sei uscito fuori da questa gabbia, ma non ti accorgi che per come interiormente vivi il mondo, sei uscito da una gabbia e sei subito entrato in un'altra, più grande, più spaziosa, un po' più carina, però in realtà quello che crea queste gabbie non è il mondo esterno, ma è il tuo modo di percepire quel mondo esterno. È un po' come dire, il nemico è dentro, puoi correre dove vuoi, fare quello che vuoi, però fino a che non affronti dentro questo nemico ti puoi illudere di affrontarlo fuori, ma non risolvi granché. Quindi non è una questione di creare, per esempio, ancora più stabilità economica o ancora più abbondanza. Non si tratta di quello, si tratta di creare stabilità interiore. Una stabilità quindi che viene dall'avere principi e desideri riguardo a come mi voglio sentire dentro la mia pelle, che non sono riscontrabili attraverso un qualche atto o un qualche oggetto che io acquisisco dal mondo esterno. E perciò mi viene detto, trovati la tua forma di felicità, perché il cuore percepisce la felicità come stabilità. Stabilità intesa come completezza interiore, e capirai che fino a che associ il concetto di completezza interiore con completezza esteriore, avrai solo motivi per essere infelice, avrai solo motivi d'ansia, solo motivi di preoccupazione, solo motivi per creare altre gabbie, perché non è possibile creare stabilità interiore attraverso la materialità esteriore. Questo non significa che siate persone superficiali, ma che anche voi, come tutti noi prima o poi nella vita, siate caduti nell'illusione che la sicurezza interiore è frutto dell'avere, per esempio, no? Nella maniera più comune, una casa pagata, un terreno, un cane, una famiglia. Queste persone possono darci dei momenti in cui, persone e oggetti, possono darci delle sensazioni, dei momenti di stabilità. Ma immaginate che queste cose svaniscano. Il vostro cuore vi sta dicendo è possibile comunque sentirsi stabili. Ed è questo che il tuo cuore vuole che tu vada a manifestare. Quindi è il momento veramente di fare un passaggio superiore. Ora che hai la possibilità di concentrarti completamente sulla stabilità interiore, non ti far fregare di nuovo da quello schema da cui hai cercato di fuggire fino ad adesso, cioè la stabilità esteriore. In sé non è la vera stabilità che una persona cerca, quindi il tuo cuore veramente ti sta mettendo davanti alla possibilità di fare un passo un po' più da esperto, diciamo, per quanto riguarda la tematica dell'evoluzione spirituale. Poi ognuno avrà la sua idea di stabilità interiore
E questo è il punto, non è una questione di idea, bisogna andare oltre l'idea, è una sensazione, o ce l'hai o non ce l'hai, ti senti stabile interiormente, qualunque cosa capiti sei sicuro, non ti preoccupi del tuo corpo, non ti preoccupi di che cosa mangerai, non ti preoccupi di che cosa farai domani, di come ti vestirai, non hai quella preoccupazione, allora hai stabilità interiore. Se invece ti preoccupi di queste cose, ovvero se posto il problema che il peggio possa capitare, sai che ti sentiresti in ansia per queste cose, allora c'è dell'altro da fare, c'è guarigione. Qui mi si sta dicendo che è giunto il momento in cui veramente sarebbe il caso di guardare a questo tipo di situazioni, perché mentre fino ad ora la tua energia è stata usata per emanciparti da un sistema economico, per esempio, no? Sociale di un certo tipo, ora che hai tolto di mezzo quel problema, hai tutto il tempo e l'energia per focalizzare su tutt'altro. Quindi fai questo passo in più, ok? Vediamo cosa dicono qui. Calcolare il karma, rompere tutti i legami. Già, perché poi il karma che cos'è? Io ve lo dico sempre, non è solo causa-effetto, è un insieme di energie che si muovono continuamente. Non c'è un inizio e una fine, tutte si auto-influenzano e influenzano le energie vicine. Quindi sì, in un certo senso c'è causa-effetto, ma non è una causa-effetto lineare, è pluridimensionale. Quindi quando voi avete creato emancipazione fisica, nella classica struttura sociale economica, ci deve essere una riflessione, un riflettersi, intendo, un riflesso nel resto della vostra vita. Ora, sull'aspetto economico magari va tutto bene. Come la percepiamo questa cosa anche internamente? Perché se è legata solo all'aspetto economico, per esempio, non è vera stabilità interiore. E quindi qui si dice, considera veramente che struttura stai dando al tuo karma, perché poi questo andrà a creare la tua esperienza di vita e quindi le cose che otterrai o meno. E qui si dice è il momento di rompere da ogni legame, è il momento di andare al di là, non contro, non liberarsi da ogni struttura, andare al di là dell'idea stessa di struttura. Non è facile sicuramente, non siete persone, voglio dire, che sono ancora incasinati a cercare di capire cose basilari, no? Della vita, evidentemente. Però ecco, c'è un pozzo di potenziale nell'emotività di ciascuno, nel mondo spirituale di ciascuno. Però tutti alla fine ci troviamo prima o poi, quando il gioco si fa serio, a dover andare a lavorare su questo concetto. La stabilità interiore non è facile. Io vi auguro sicuramente di riuscirci, quindi il vostro cuore questo vuole, una sensazione di stabilità interiore. È il momento di alzare l'asticella, quindi andare sullo spirituale, ok? Allora, se avete bisogno di una lettura magari di approfondimento personale, mi trovate il mio indirizzo email, o se magari volete lavorare su voi stessi con i percorsi personalizzati, mi trovate sempre lì. Se invece volete qualche spunto magari di elaborazione emotiva, mentale, spirituale, non solo divinazione, intendo, mi trovate anche il mio indirizzo Instagram, ok? Io vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sulle mie letture che trovate sul mio canale. Alla prossima, ciao ciao! Ed eccoci quindi qui con la quarta scelta. Mettiamo qui questo oracolo e andiamo a fare le letture e poi lo usiamo come confronto per arricchire quello che è stato detto. Dunque, che cosa il vostro cuore vi suggerisce di fare da grandi? È la vostra vera chiamata. Partiamo guardando quella che è la vostra situazione attuale, così magari si riesce a tracciare un percorso. Quindi ora siete piuttosto impegnati nel guarire, nel cercare di far combaciare probabilmente molte cose. Potrebbe essere che ci sia la situazione economica, la situazione emotiva, la situazione di salute, vari fronti che hanno bisogno un po' che ve ne prendete cura, quindi quello è ciò su cui state focalizzando principalmente. E mi viene detto anche, qui c'è una ricerca anche proprio della professione che uno vorrebbe fare, perché la sensazione è di non voler continuare a perdere tempo. E cosa sta creando questa situazione? È ok essere qui? C'è qualche errore? Cosa sta creando questa situazione? Allora, intanto va benissimo essere qui dove siete ora, a questo punto, perché fa parte della conseguenza più ovvia da un punto di vista energetico
di quelle che sono state le premesse appunto energetiche, quindi ora state cercando di conoscervi meglio, di indagare un pochettino di più, probabilmente di conoscere più approfonditamente anche le vostre motivazioni individuali, quindi non solo quella che è la vostra storia, ma proprio quella che è lo spessore della vostra anima, no? Quello che si sente chiamata a fare. Quindi state cercando in questo senso di allinearvi a quello che il vostro cuore desidera a livello di cosa faccio da grande. Quindi io direi che se l'intuito si è attivato, se avete cominciato a notare che avete bisogno di fare grossi cambiamenti, per esempio riguardo le persone che frequentate, il modo in cui spendete il vostro tempo libero, il modo in cui impegnate la vostra energia, il tipo di lettura, di musica, di attività che fate, è normale perché comunque siete in un punto in cui state cercando veramente, come dicevamo all'inizio, di creare equilibrio, di far combaciare molte cose, di far diventare sostenibili anche molte situazioni, quindi ci siamo, è normale, non vi preoccupate. Il punto è che state anche cercando di trovare magari qualche possibilità che non avete avuto modo di sperimentare fino ad adesso, quindi magari uno dice, va bene, sono giovane, inesperto e posso tenere duro fino ai 30-35 anni, posso fare curriculum, posso sperimentare, posso vivere all'estero per poi tornare indietro, posso fare più lavori, posso tenere duro fino a che non c'è una situazione migliore economicamente parlando. Però poi a un certo punto uno dice, bene, dopo tutta questa esperienza accumulata, dov'è l'occasione giusta qui? Cioè, come costruisco effettivamente un percorso che magari sia ciò che desidero portare avanti a termine fino ai miei giorni. Quindi qui viene detto, siete alla ricerca non tanto del cosa voglio fare da grande, ma del come lo voglio fare, cioè cosa mi rende felice. Quindi la classica domanda proprio cosa mi ci vedo a fare per il resto dei miei giorni, cosa credo che mi farà morire sereno. Quindi come energia in realtà io la trovo perfettamente allineata col cuore. Credo che siate nel momento giusto per fare questo tipo di domanda a voi stesso e per percepire questo tipo di interesse verso voi stessi, anche se avete, che ne so, 50-60 anni o più, perché tanti mi dicono comunque sono vecchio, comunque non ho tutto il tempo, comunque non ce la faccio, però ragazzi, ognuno ha le sue tempistiche. Alcuni passaggi nella vita sono necessari solo in un certo ordine e quindi non si possono fare certi passaggi in certi momenti della vita. Quindi non vi preoccupate del tempo che corre, anche se mi rendo conto che bisogna pagare le bollette e tutte queste cose. È una questione proprio di comprendere che purtroppo un'energia non si può manifestare fino a che non è giunta a maturazione al 100%. E a volte ci vogliono tempistiche che se ne fregano di quello che pensiamo noi. Ok? Eh sì, qui avete allenato sicuramente la forza del carattere, però presto sarà necessario scegliere, mi viene detto, presto sarà necessario rendervi conto che sì, vabbè, tanta fatica e tanti sogni e tante speranze, ma ci sarà proprio l'occasione in cui dovrete dimostrare il coraggio di fare un passaggio ulteriore, che poi probabilmente sarà il passaggio finale. Però mi viene detto, è tutto secondo le tempistiche, è tutto come si era prestabilito. Ok, quindi non vi preoccupate, sento che c'è bisogno di rassicurarvi su questo. Allora, andiamo a vedere allora il vostro cuore, che cosa vi dice, cosa vuole fare da grande, qual è la sua predisposizione. Allora, questo cuore, cosa vuole fare da grande per quelli che hanno effettuato questa scelta? Il cuore di chi ha fatto questa scelta, cosa vuole fare da grande? Cosa suggerisce? Ok. C'è questo tema della guarigione che per voi è veramente preponderante, è l'energia principale. Ci sono dei dolori da sistemare in questo momento e non sono a caso, ok? Non sono a caso perché state creando tutte le impostazioni base sul quale poi molto velocemente si costruirà il resto del vostro percorso. Abbiamo il 2 e il 3 di bastoni anche. Siete in una fase in cui se percepite un rallentamento o un senso di confusione, come quando ci si perde in una foresta, io mi auguro che non vi sia mai successo, ma insomma tutti abbiamo provato la sensazione di non aver capito se veramente stiamo ancora andando nel verso giusto, no? Se stiamo veramente seguendo la strada giusta a livello anche fisico, intendo, e sensoriale.
Mi viene detto che questo momento di confusione o di pausa, di vuoto, è come creare lo spazio necessario per riuscire a sentire i vostri stessi pensieri, per riuscire a rallentare il tempo della vostra vita e percepire con più chiarezza in che maniera parlate a voi stessi, in che maniera percepite le vostre necessità interiori. Quindi lo so che magari, ripeto, non è piacevole perché ci sono bollette da pagare, perché ci sono rapporti da mantenere, perché ci sono responsabilità da eseguire, però non è possibile conoscere se stessi in un mondo che fa troppo rumore. E quindi viene detto, non vedere questo momento di fermo o questo momento di confusione come un indizio del fatto che ti sei perso. Vedilo come un indizio del fatto che se ti guardi intorno bene, capisci com'è che ti sei sentito senza guida prima, com'è che ti sei trovato in direzioni che non ti interessavano prima, e quindi in quella maniera correggi la rotta. Perché mi viene detto ancora una volta, la possibilità di apertura, e cosa intendo con apertura? La possibilità di miglioria, di cambiamento, ok? C'è e c'è sempre stata, però era necessario che tu arrivassi a questo livello di silenzio e quindi da un punto di vista pratico di confusione e di necessità di guarigione, per far sì che effettivamente tutto il superfluo non avesse più ragione di esistere, quindi di essere portato appresso fino alla fine dei tuoi giorni, ed ecco che la liberazione così può avvenire. Lo so che non piace a nessuno un percorso di questo tipo, però il vostro cuore sta dicendo: io sinceramente ho tutta l'intenzione di attraverso questo momento di confusione conoscere meglio chi sono, perché questo tipo di viaggio non è un viaggio fatto per raggiungere cose o per essere qualcuno o per salvare qualcosa, per aiutare gli altri. No, questa incarnazione, probabilmente mi viene anche da dire, è tutto fatto e rivolto alla guarigione. È tutto fatto per far sì che noi diventiamo molto introspettivi, per far sì che noi in qualunque esperienza facciamo ci rendiamo conto che non possiamo fare un passo più in là se prima non abbiamo fatto un passo più a fondo. Quindi mi viene detto, farai grandi passi in avanti, ma non perché avrai grandi obiettivi in ogni momento della vita. Molti dei passi in avanti che farai non saprai di averli fatti fino a che non li avrai effettivamente fatti, e li farai su base emotiva prima. Dovrebbe funzionare così un po' per tutti, ma per voi questo aspetto è molto accentuato. Cioè, non c'è un vero progresso fino a che non c'è una vera esplorazione della vostra profondità. Quindi andrete probabilmente sempre a fasi. Quando sentirete di essere bloccati, rivolgete l'attenzione all'interno. Il cuore vi dirà: a me piace così, a me piace cosà. E non è solo una questione che vi dica: a me piace di più fare il banchiere, oppure a me piace fare l'ingegnere. Non è questo che vi dirà, ma vi dirà, per esempio: a me è sopportabile questo, a me ora va di approfondire questo aspetto di me. E quindi poi le azioni necessarie seguiranno, perché poi la vostra testa si metterà in pari. Non avviene il contrario, non avviene mai per nessuno, che prima la testa fa e poi il cuore si mette in pari, cioè non dovrebbe essere così, però accade per molti e i disastri si fanno. Per voi si nota più che nei disastri, nella lentezza, nel fermo, nella mancanza di direzione, nel senso di perdita. Quindi quando percepite questa sensazione, fermatevi un istante e dite: bene, un attimino, com'è che devo sintonizzarmi sulla mia frequenza interiore? Perché il cuore vi dice: tu da grande vuoi essere semplicemente un esperto delle tue emozioni, tu vuoi sbrogliare la matassa di quella che è la tua esperienza di anima, dei tuoi antenati, di quello che vuoi, perché ognuno qui ha un po' un percorso a sé stante. Lo vuoi fare attraverso il comprendere il concetto di riflessione. Tu vuoi assolutamente fregartene dell'obiettivo in sé e vuoi fare una riflessione interiore. Quindi al vostro cuore non interessa che percorso di vita fate, in particolare, non gli interessa la carriera che volete fare, non gli interessa granché di tutto questo. Magari per qualcuno è una delusione, per qualcuno è come dire: oddio, e quindi cosa faccio? E quindi guardatevi dentro. Ripeto, lo direi a tutti: guardatevi dentro, ma per voi è proprio la maniera in cui il vostro cuore per sua natura vuole che sia.
Andiamo a vedere questa. Cosa dice qui questo oracolo? La spirale è consacrata con i ragni. Sei un essere infinito. Allora, il concetto di ragno è il concetto che riguarda la capacità di vedere, la complessità, l'articolarsi delle varie energie e strutture energetiche che mantengono la vita in uno stato di continua evoluzione, mentre da una parte genera strutture proprio fisiche manifeste, no? La società, gli umani, la terra, tutte queste cose qui, e dall'altra continua a generare cambiamento, miglioria, diversità, stimolazione. Ed è un po' quello che capita a voi. In voi questo cuore sta proprio andando ad esplorare questo tipo di dimensione. Quindi capite che non è importante la forma, è importante proprio a fasi quali aspetti del vostro aspetto interiore volete andare a guarire, perché qui probabilmente questa incarnazione qui, da quello che vedo, è un'incarnazione sì di presa di potere delle vostre energie, sì una vita che può essere tranquillamente molto abbondante, come lo può essere di tutti in realtà. Però a voi quella dimensione di abbondanza non è possibile accedervi se non vi decidete semplicemente nella confusione a accendere la radio che vi permette di sintonizzarvi sulle vostre emotività. Quando liberate ostacoli interiori, magari qualcosa che vi è successo in terza elementare, qualcosa che è successo ai vostri antenati, qualcosa che vi ha traumatizzati fisicamente, non potete accedere al livello successivo. Il vostro cuore vi dice: io voglio diventare un maestro di questo, perché questa è la nostra arma, la nostra più che arma, proprio il nostro, la nostra strategia per come siamo fatti energeticamente per avere un'esperienza di vita piacevole. Ok? Quindi io spero di avervi aiutato. Se poi volete una lettura più approfondita su quella che è la vostra situazione specifica o magari volete fare un percorso di guarigione, mi trovate all'indirizzo email. Se invece volete un po' approfondire la tematica dell'olistica, dell'indagine emotiva, spirituale, quindi non solo la divinazione, trovate tanti spunti anche sul mio profilo Instagram, ok? Io vi auguro il meglio intanto e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!